Inutile girarci molto attorno. Marantz 9. Come definire il Marantz Model 9 o Model 9, fate voi, se non una pietra miliare nella storia dell'alta fedeltà moderna? Della storia dell'alta fedeltà. Scherzi a parte, si tratta veramente di una macchina molto interessante dal punto di vista circuitale da analizzare, ma molto interessante anche perché è il primo degli amplificatori Marantz con un occhio all'estetica. I modelli precedenti, l'8B, l'8 che abbiamo visto nell'altro video, erano degli scatoloni di lamiera. Questo qui invece comincia ad avere un bel frontale con lo strumentone in posizione tattica, tutti i fili, i controlli coperti, insomma una cosina fatta proprio come si deve. Ma non è solo all'estetica che dobbiamo badare, perché in effetti questa macchina ha dei contenuti interessanti. Faccio il piccolo disclaimer che ho già fatto all'inizio del video dell'8B. Non sto dicendo che questa sia la macchina migliore del mondo, non sto dicendo che sia la macchina da avere, sto dicendo che è una macchina che vale la pena di essere studiata per imparare qualche cosina. Anche se qualche cosina magari vuol dire imparare che negli ultimi 60 anni, tutto sommato, non è che si sia inventato molto. E dal punto di vista circuitale, in effetti, non è che si sia inventato molto sul serio. Fortunatamente, dal punto di vista dei materiali, qualcosina invece lo abbiamo imparato, per cui al giorno d'oggi abbiamo a disposizione dei componenti migliori per certi versi e in certi casi di quelli che c'erano a disposizione negli anni 60. Detto questo, questi componenti vanno saputi usare, perché possiamo mettere le cose migliori del reame in un apparecchio e sappiamo benissimo, non è detto che questo funzioni come deve. Quindi, senza frapporre altri indugi, vediamo cosa ci riserva, che sorprese ci riserva il Service Manual del Model 9. Service Manual che era, ed è ancora, il manuale che spiega come funziona l'apparecchio ed eventualmente come ripararlo, no? Il manuale di servizio è quello che serve per la manutenzione. Allora, saltiamo la descrizione funzionale e diamo un'occhiata così al volo allo schema a blocchi, giusto per capire come era organizzata questa cosa. Poi andremo allo schema elettrico. Intanto dobbiamo dire, questo era un amplificatore da 70 più 70 watt che usava come finali delle L34 in parallelo, quindi 2 più 2 per ogni canale. Fin qui niente di particolarmente rilevante, però vediamo che ci saranno delle chicche, delle cose carine da vedere nello schema. Nella brochure veniva esplicitamente riportato il fatto che era possibile, tramite un semplice interruttore, passare alla modalità di collegamento delle finali a triodo per una potenza inferiore ma una qualità sonora maggiore. Quindi vedete che non è solo il sottoscritto che delira quando vi racconta queste cose, era il signor Marantz, perché allora in Marantz c'era ancora il signor Marantz, che raccontava già ai tempi quelle cose, cioè se volete andate in ultralineare e avete 70 watt, ma se volete ascoltare meglio andate a triodo, di watt ne avete 30 e vivete felici la vostra esistenza. Mi fa piacere ogni tanto trovare riscontro alle cose che dico. In effetti non è che le dico a caso, le dico perché le ho imparate da questa gente qui, perché è da loro che tutto sommato abbiamo parecchio da imparare. Vediamo un attimino lo schema blocchi e cerchiamo di capire qualcosa. Allora abbiamo un ingresso, un regolatore di guadagno, quindi fondamentalmente una rotella del volume, e poi abbiamo un filtro per le basse frequenze, che interviene sul feedback del primo stadio di amplificazione, quindi non è semplicemente un filtro passante come quello che avevamo visto in ingresso del Marantz 8B, è un pochino più complesso e interagisce con il buffer in ingresso, questo Unity Gain Phase Inverter, che non è il phase inverter, non è lo sfasatore che pilota le finali, questo è un phase inverter che veniva usato, vedremo poi per altri motivi, che veniva usato proprio per cambiare la fase assoluta dell'apparecchio, perché
Questi apparecchi prevedevano anche l'uso in stereofonia con un canale centrale. Perché? Perché la stereofonia ai tempi significava registrare un po' di strumenti a destra e registrare un po' di strumenti a sinistra, stampare il disco e ascoltarlo così. Per cui di fatto la riproduzione che veniva fuori era molto strana, con un po' di roba che si sentiva da una parte e un po' di roba che si sentiva dall'altra. Allora avevano cominciato a utilizzare il canale centrale che veniva semplicemente collegato ai finali o comunque veniva gestito con una somma degli due segnali stereofonici per riuscire a dare una parvenza di centroscena, perché sennò sarebbe rimasto il buco con gli strumenti ai lati. Vi ricordate la questione delle vecchie Klipsch, Cornwall o Eresi, che dovevano essere il canale centrale delle Klipschorn fondamentalmente. Poi hanno avuto loro dignità e sono state usate loro stesse come diffusori stereofonici, ma l'idea iniziale era quella di usarli come canale principale per le vecchie Horn. Quindi in questo caso, per assicurarsi che la fase assoluta sia corretta e il canale centrale venisse alimentato correttamente, c'era proprio questo phase inverter per poter invertire la fase di uno dei due canali nel caso il canale centrale diventasse muto. Poi abbiamo uno stadio pre-driver, che è fondamentalmente lo stadio di amplificazione in tensione del nostro finale, ed è il sommatore. Vedete, qui c'è la linea di feedback che arriva al trasformatore d'uscita, la seguiamo, l'RC Feedback Network, cioè l'equalizzazione RC per il segnale di feedback, che viene poi sommato nel nostro pre-driver. E poi, di nuovo, lo stadio driver. E anche qui viene evidenziato, vedete, VHF roll-off C19, C20, R24, questo è un filtro RC che attenua le VHF, le Very High Frequencies, questo per garantire una certa stabilità e l'assenza di autooscillazione ad alta frequenza del nostro stadio. Il regolatore per il bilanciamento in corrente alternata del nostro stadio sfasatore, di nuovo anche questo, tutta roba che abbiamo visto nel Model 8 nello scorso video, ma vedremo in questo caso realizzata in maniera leggermente diversa. E poi abbiamo questi due stadi di amplificazione visualizzati, quelli, vedete, i blocchi che hanno forma di triangolo sono degli elementi amplificatori. E quindi abbiamo CFV4A e CFV4B, sono cathode follower, sono proprio dei cathode follower, li vedremo per abbassare l'impedenza di pilotaggio delle nostre finali, perché in questo caso ogni ramo ha due finali anziché uno, quindi si è preferito dargli un pilotaggio a impedenza più bassa. Dopodiché abbiamo segnalati gli elementi di regolazione del bias delle nostre finali. Le finali, vedete, output V5, output V4, output V7 sono i simboli che rappresentano le nostre valvole finali. Il nostro switch per il funzionamento a triodo, perché vi ricordate, l'abbiamo detto prima, era possibile avere 70 watt ultralineari, 30 watt a triodo, il trasformatore d'uscita e poi il sistema dei test switch, cioè tutte quelle commutazioni necessarie per far lavorare il nostro strumentino di visualizzazione del bias, la taratura del bias e il bilanciamento dello stadio sfasatore, che potevano essere tutti regolati in modo da compensare eventuali usure asimmetriche delle valvole, eccetera, eccetera. Ecco, qui prima del trasformatore d'uscita vediamo che abbiamo feedback to inverter output, ecco 1 e 2 per i due rami del push-pull. Come nell'8B, ricordate, c'è questo anello di feedback incrociato che dalle valvole d'uscita, non dal trasformatore d'uscita, ma dall'anodo delle valvole d'uscita, va allo stadio inverter per imbrigliare in un anello di retrazione più corto quello che è solamente lo stadio finale, in modo da mantenere una stabilità di prestazioni maggiore. Anche in questo amplificatore quindi una presenza di controreazione abbastanza notevole, anche se si attesta di nuovo attorno alla ventina di dB, e un fattore di smorzamento questa volta attorno al 17, dichiarato dai manuali. Fattore di smorzamento che anche qui continua a dire degli anche, perché erano caratteristiche comuni anche al predecessore 8B, difatti venivano grosso modo dalla stessa penna, no? Mica a caso. Per quanto riguarda questi amplificatori, il fattore di smorzamento può essere abbassato fino a 0,5, figuratevi. Dai 17 originali si scende a un fattore di smorzamento di 0,5, quindi un'impedenza dello stadio di uscita più alta di quella del carico, e precisamente del doppio. Cosa che al giorno d'oggi farebbe impazzire qualunque buon audiofilo, no? Invece chissà perché un imbecille come Saul Marantz prevedeva delle soluzioni di questo tipo. Chissà, facciamoci due conti, no?
Quindi divertiamoci finalmente ad analizzare questo schema. Prima abbiamo visto le funzionalità per blocchi, adesso vediamo come sono effettivamente realizzate e magari ci ricolleghiamo a quanto visto per lo schema dell'8B per vedere quali sono le differenze, quali sono le similitudini. Ecco qui abbiamo l'ingresso e l'ingresso termina proprio immediatamente su una resistenza variabile da 200K, vedete qua. Questo è il classico regolatore di volume, quindi serve per regolare in maniera fine il guadagno totale dell'amplificatore. In pratica è semplicemente un attenuatore del segnale di ingresso, come è normale che sia, però ci permette di tarare i nostri due finali in modo che il loro guadagno sia esattamente identico. A seguire abbiamo di nuovo quel filtro passalto in ingresso, abbiamo detto, per evitare i problemi di segnali eccessivi a bassa frequenza che potrebbero mettere in difficoltà amplificatori e diffusori. In questo caso abbiamo un'implementazione di questo filtro leggermente diversa ed è possibile con un selettore selezionare il funzionamento di questo filtro. Il selettore è questo e ci permette di selezionare un filtro più blando, quindi avere una banda passante in basso più ampia, oppure attivare una cella di filtro con una pendenza maggiore per avere una maggiore eliminazione di queste basse frequenze e avere una banda passante in basso ridotta. In pratica, se la memoria non mi inganna, si passava da 12 a 20 Hz. Particolarità di questo filtro è che agisce nell'anello di feedback del primo stadio di amplificazione, cioè di questa valvola qui. Questa valvola qui che è la prima sezione di una 6DJ8 e CC88, valvola nota per funzionare bene anche a voltaggi relativamente bassi e di conseguenza più adatta a lavorare con segnali di piccola entità piuttosto che non con segnali molto, molto ampi. In questo caso, vedete, il nostro schema ci indica anche le tensioni di alimentazione. Sappiamo che questa valvola è alimentata a 125 volt. Questa valvola, oltre a realizzare il filtraggio dei segnali in ingresso, serve anche a un'altra funzione. Vedete, qui c'è un deviatore che permette di prelevare il segnale dall'anodo oppure dal catodo di questo nostro primo triodo, in modo da garantirci la possibilità di lavorare in fase o in controfase, parliamo di fase assoluta del segnale, semplicemente utilizzando uno switch. Questo primo stadio lavora a guadagno unitario, per cui non amplifica il segnale, lo riporta in uscita esattamente come era in ingresso e di conseguenza è anche sufficientemente lineare. Ora qualcuno potrebbe obiettare: se tutto quello che abbiamo detto, tradotto, vuol dire questo primo stadio non serve a niente. E la risposta è sì. Fondamentalmente con i canoni moderni, un pochino più talebani di amplificazione, tutta questa roba si potrebbe tranquillamente togliere di mezzo e ne guadagneremmo solo. Però ricordiamoci che stiamo parlando sì di una pietra miliare dell'alta fedeltà, ma di un oggetto fondamentalmente commerciale e con requisiti di affidabilità assolutamente primari, per cui tutte queste soluzioni, che sembrerebbero sovrabbondanti, inutili e addirittura dannose, sono delle scelte progettuali ben precise, non sono lì per caso. Ecco, vi ricordate che abbiamo parlato di stadi di amplificazione inutili sugli amplificatori cinesi in un vecchissimo video, come far suonare un amplificatore cinese, no? Dove vedevamo questo schema in cui c'erano delle valvole in più che non servivano a niente. Ecco, non è questo il caso, non è questo il caso. Questi sono stadi correttamente implementati e progettati, che poi con altri canoni possiamo anche decidere di fare a meno di utilizzare queste soluzioni, ok, ma siamo in una condizione ben diversa dall'amplificatore cinese con gli stadi che non si sa cosa servono, ok? Giusto per precisare. Risolti i misteri del primo triodo, passiamo a quello che è effettivamente il primo stadio dell'amplificatore, cioè il primo stadio di guadagno. In questo caso viene utilizzata la seconda sezione di questa 6DJ8 e CC88 che realizza il buffer d'ingresso, il buffer sfasatore d'ingresso. Ed è nella configurazione abbastanza simile all'8B, funziona sia come amplificatore di tensione che come sommatore
per il feedback di ritorno dal trasformatore d'uscita. Ecco, vedete? Qua, viene qua e arriva qua. Nuovamente, rete RC per la regolazione fine del segnale di feedback, proprio per ottimizzare le prestazioni. Vedete che c'è addirittura in questo schema un condensatore variabile in modo da regolare le costanti di tempo di questa rete di retroazione in maniera assolutamente precisa. Sono tutte cose che dovevano essere tarate, quindi questi amplificatori dovevano essere uno per uno tarati e regolati in modo che avessero le prestazioni nominali, cose che ai giorni nostri per un oggetto commerciale anche di questo livello sono assolutamente impensabili, ma ai tempi si faceva. Quindi rete RC, nuovamente come da tradizione Marantz, secondari del trasformatore d'uscita dedicati per il feedback, quindi circuito di feedback separato dal circuito del carico, separato elettricamente ma non magneticamente, perché sappiamo che l'induzione di un trasformatore comunque c'è, si tratta di tutti secondari avvolti sullo stesso nucleo, quindi una limitata interazione c'è, ma quantomeno il carico dell'amplificatore non entra direttamente nel circuito di retroazione, il che è tanta roba. Questi non erano mica proprio cretini, faccio per dire. E notiamo una cosa, che in questa versione più bella del nostro amplificatore Marantz, negli stadi di segnale vengono usati tutti i triodi, non c'è più il pentodino della versione più economica. Ora è chiaro che qui il budget a disposizione era più alto, là bisognava semplificare di più, bisognava risolvere tutto in 3 stadi, qui invece ci possiamo permettere di sprecare valvole. Continuiamo a seguire il nostro segnale, usciamo dal nostro amplificatore in tensione e arriviamo al nostro stadio sfasatore. Nostro stadio sfasatore che è sempre il long tail che abbiamo visto nel video precedente, cioè le 2 valvole con resistenza di catodo in comune, la prima con ingresso del segnale in griglia, la seconda con griglia bloccata a massa, quindi in configurazione ground grid, le nostre 2 resistenze di anodo e il solito trimmer di regolazione per il bilanciamento dello sfasatore in corrente alternata. Tutto questo lo vediamo qui c'è il trimmer di regolazione, qui ci sono le 2 resistenze di catodo, le nostre 2 resistenze, questa con la griglia mandata a massa e questa con l'ingresso in griglia. Questa resistenza è da 1 megaohm, la configurazione è identica a quella che abbiamo visto per l'altro amplificatore, i valori sono molto simili, fondamentalmente hanno usato lo stesso circuito sfasatore con tutti i benefici e i non benefici del caso, ma fondamentalmente è un circuito interessante che funziona bene. In questo caso c'è una variazione. Siccome bisognava pilotare 2 tubi per ogni ramo del push-pull anziché 1, hanno deciso di aggiungere un'altra valvola. Dimenticavo, la valvola sfasatrice è sempre una 6DJ8 CC88 come la valvola usata in ingresso. La valvola aggiunta è una 6CG7, cioè la valvola che faceva tutto sull'altro amplificatore. In questo caso si usa come cathode follower, cioè si entra in griglia e si preleva il segnale sul catodo della valvola. Vedete qui abbiamo l'accoppiamento in griglia, accoppiamento diretto peraltro, e l'uscita del nostro segnale è dal catodo della valvola. La 6CG7 ha 2 sezioni, una viene usata per un ramo e l'altra per l'altro ramo del push-pull. Questa configurazione serve solamente per abbassare l'impedenza vista dal nostro carico che altro non sono che le nostre griglie delle EL34 collegate in ultralineare classicamente, questa volta in parallelo e con possibilità, ricordiamoci, grazie a questo switch qua, di essere collegate a triodo per una potenza più bassa e una qualità superiore. Cito testualmente. Ecco, il minestrone che vediamo qui nella parte centrale dello schema non è altro che un enorme groviglio di resistenze e di potenziometri. Non è un groviglio, è una cosa molto ordinata, ma all'apparenza è abbastanza intricata, ma si tratta semplicemente dei condensatori d'accoppiamento fra le 2 valvoline driver e le griglie delle finali, del circuito di polarizzazione, cioè del circuito che distribuisce la tensione negativa alle griglie delle finali in modo da mantenere il bias, e alcuni resistori di griglia accompagnati con qualche piccolo condensatorino di bypass, sempre per quella questione, sempre per mantenere il più possibile la stabilità del nostro amplificatore anche su carichi
complicati o su segnali difficili. Naturalmente non poteva mancare il circuito di feedback incrociato fra gli anodi delle finali e gli ingressi delle valvole driver, il solito circuito criss-crossed, cioè il circuito incrociato che avevamo già citato in precedenza. In questo caso possiamo notare la presenza di alcuni componentini sospetti, una serie di condensatorini, di induttanze di basso valore, eccetera, all'interno di questo circuito. Questo perché aumentando la complessità del circuito, tradotto, raddoppiando le finali, inserendo un circuito cathode follower fra lo sfasatore, le finali, eccetera, aumentano anche le possibilità di rotazione di fase strane che potrebbero portare ad autooscillazioni del circuito. Per cui aumentano anche i provvedimenti, e questi componenti sono esattamente quello, che bisogna prendere per evitare di mandare in autooscillazione tutto quanto, o di creare comunque delle oscillazioni parassite quando non sono certamente desiderate. Detto questo, direi che non c'è altro da dire, diamo un'occhiata come da prassi dall'alimentazione e troviamo che è fatta esattamente come quella dell'8B, chiaramente dimensionata diversamente, ma abbiamo sempre il circuito che raddoppia la tensione d'alimentazione del nostro trasformatore di alimentazione, il nostro induttore di livellamento e i nostri filtri a pi greco per i voltaggi di alimentazione degli stadi di ingresso. Niente di particolare, direi, solo da segnalare una piccola chicca. Se noi guardiamo il circuito di alimentazione del negativo di griglia, abbiamo il nostro rettificatore, i nostri condensatori di livellamento, ma a un certo punto viene prelevato un segnalino alternato che serve per funzioni di test. Questo è il nostro selettore per le modalità di test ed è il segnale alternato che viene usato per regolare il bilanciamento in alternata del nostro stadio sfasatore. Anziché usare un generatore di segnale, hanno semplicemente preso un 50 Hz dall'alimentatore del BIAS e lo hanno usato come segnale di prova. Naturalmente prova che va fatta solo per pochi secondi alla volta, lo si riporta al manuale, perché utilizzando questa prova le valvole vanno un pochino in sovradissipazione, quindi per evitare di rovinare le finali e di non effettuare il test di bilanciamento in AC per più di 20 secondi alla volta, ogni buon conto, per evitare di vedere le finali diventare rosse e poi fondersi completamente. Però vabbè, insomma, era scritto, era una procedura definita e poi mica ci dovete mettere 20 secondi a fare questo lavoro. Per il resto bisogna dire che le finali venivano polarizzate con una corrente sufficientemente bassa da renderle quasi eterne nel funzionamento, ma era una pratica abbastanza comune far lavorare questi amplificatori in classe AB, non certo spinte. Non che fossero masochisti, ma appunto il requisito di affidabilità, per l'ennesima volta torno a dirlo, era fondamentale, per cui si sacrificava un pochino di classe A per poter avere una vita delle valvole assicurata un pochino nettamente più lunga. Boh, che dire di questo Model 9? Beh, un cenno al prezzo, costava $384 quando è uscito, ma se volevate la versione con il sistema di montaggio a rack dovevate aggiungere una ventina di dollari scarsa. Adesso le quotazioni di una versione d'epoca sono abbastanza alle stelle per una coppia ben tenuta. Un pochino più contenute sono le quotazioni della riedizione che è stata fatta in epoca più recente. Riproduzione onestamente non so quanto fedele, ma credo che gli schemi siano uguali, fatti con materiali più recenti. Quindi anche qui insomma un bel guadagno nel caso, perché siamo passati da quello che poteva essere l'equivalente di $5.000 la coppia ai tempi a circa il doppio in tempi recenti. È l'amplificatore che vorrei per la vita? Ma no, probabilmente no, anche se lo apprezzo e lo ammiro grandemente, però sono quelle cose come le LS3/5, no? Mi capita spesso di dirlo, non sono le casse che mi terrei, assolutamente, ma sono casse che vanno quantomeno conosciute e studiate per capire come qualche anno fa chi sapeva fare le cose le faceva. Dopodiché si può decidere di fare diversamente, naturalmente, però almeno a ragion veduta. Non è mai il caso di copiare pedissequamente oppure di fare il bastian contrario per partito preso. Si tratta semplicemente di conoscere le cose come sono. Va bene,
Io non posso che ringraziarvi di essere arrivati fino a questo punto del video. Voi non avete idea di cosa è successo registrando questi 2 video stamattina, perché sennò capireste che a questo punto il mio senno ormai è partito per la luna. Però con le ultime energie rimaste vi invito a iscrivervi al canale e attivare le notifiche in modo da non perdervi altri disastrosi video come questi, mettere un like, commentare, condividere il video, insomma sapete tutte quelle cose che a YouTube piacciono tanto. A me non rimane che andare a riposarmi un pochino e salutarvi. Ci vediamo al prossimo video.